zuccherini, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi è venerdì 16 settembre 2022, credo di sì, spero di sì, di aver azzeccato la data, perché quando sono in vacanza perdo la condizione del tempo, non mi ricordo più giorno, ora, continuo a dire ma oggi è giovedì, domenica, boh, non lo so. Beh, meglio così, vuol dire che le vacanze stanno facendo il loro dovere, ovvero farci staccare la spina. Esatto. È giusto? Yes. Ok. Quando è così vuol dire che funziona tutto. Ok, io tutte le volte guardo su perché guardo lui nello schermino, invece devo guardare lì. Ciao belli! Comunque oggi ci troviamo al Ciampedie e siamo all'interno proprio del catenaccio, ecco, dove dall'altra parte ci sono anche le torri del Violet. Oggi, se riusciamo, vorremmo fare la fly line, dove praticamente sei appeso e praticamente voli in mezzo al bosco a una velocità davvero molto ridimensionata, ma è davvero divertente come cosa. Adesso vogliamo andare al rifugio Stella Alpina per pranzare. Adesso ho iniziato un po' tardi a vloggare perché ce la stiamo anche godendo, ecco. Come dico sempre, Stay tuned. stay tuned e ci vediamo dopo. Ciao! Ragazzi, il trekking è cominciato e noi siamo arrivati fin su al Ciampedie con la funivia che è partita giù da Vigo. Da Canazei abbiamo preso il bus, che è di una comodità estrema, e per l'appunto siamo arrivati fino a Vigo. Abbiamo fatto un pezzettino a piedi, siamo arrivati in funivia, abbiamo speso andata e ritorno 22 euro andata e ritorno, quindi 22, 44. Poi la fly line, se non erro, costa 15 euro a testa, ovviamente, e poi hai anche la risalita con la seggiovia, perché arrivi giù fino a un pezzo e poi c'è la seggiovia che ti riporta su, credo, qui alla funivia di Vigo. E niente, poi dall'arrivo della funivia a rifugio Stella Alpina ci saranno un 50 minuti di strada. È tutto un sali e scendi, ma cioè ce la si fa tranquillamente. Io spesso e volentieri vedo anche dei bambini piccolini che arrivano, camminano tutti felici, contenti, e quindi insomma è davvero una felicità stare qua in mezzo alla natura. Tu che dici? Direi che è fantastico. Ecco, per di più vedete Marco che ha su la bandanina blu loggata Val di Fassa, perché si è preso una sbrasata sia col sole, e poi l'altra sera in hotel ha preso una capocciata di quelle proprio spaziali sul fondo della tapparella. Lui è alto, no? Lui era convinto di passarci, cos'è che ha fatto? E invece Bam! ho beccato una trambata che pure il balcone è tremato. Sei sgarberato tutto sulla testa. Vabbè. Una roba tremenda. Vabbè, raga, adesso continuiamo con il cammino, perché cos'è che vi dico sempre? Noi qui abbiamo fame e abbiamo bisogno di rifocillarci. A dopo! Zuccherini e zuccherini, ed eccoci qua, siamo arrivati a destinazione, siamo arrivati al rifugio Stella Alpina, dove abbiamo ordinato due primi, ovvero uova, speck e patate. È un piatto buonissimo e lo mangeremo noi per voi. Buon appetito! Buon appetito!
Bene, il primo è stato un piatto bello abbondante. Adesso abbiamo preso una bella fetta di torta Vael con ricotta e scaglie di cioccolato. Che soddisfazione! My Little Sugar! Ciao! Eccoci qua, la giornata è arrivata al termine, ahimè. Anche questa. Le giornate qui durano veramente poco. Volano. Volano è il termine esatto. La giornata però è andata bene, abbiamo camminato, mangiato, abbiamo fatto anche la flyline dove ho fatto il time lapse con il cellulare. No, bellissima. E lui dietro con lo stabilizzatore. Guardate, quella telecamera proprio quella lì dove state vedendo adesso. Con lo stabilizzatore, io davanti. Ah! E lui. Facciamo la baldoria! Spettacolo, veramente. Toperia. E niente, che cosa vi dico? Oggi è stata una giornata, sole, ha piovuto anche un po', poi tutte le volte piove quando io sono lì intenta a fare tutti i miei time lapse, allora mi devo inventare tipo delle protezioni da mettere sulla fotocamera per evitare che mi va in tilt e tutto, allora sono lì che invento l'impossibile per coprire tutto quanto, però alla fine il risultato c'è sempre, quello è l'importante. Sembra quasi che il tempo lo sappia, quando mettiamo giù l'attrezzatura poi è sempre così. La nuvola fantoziana arriva sulla testa, però comunque tirando le somme la journée terminée è andata super benissimo. Yes. Adesso andiamo in hotel, doccia, si cena e poi ninne, perché comunque le giornate in montagna cioè sono full, sono strong. Però va sempre bene perché come vi dicevo io tutto questo lo amo. Ma quindi che cosa vi dico? Noi vi salutiamo, tanti super baciotti e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao! Cari miei Little Sugar, questo diario di viaggio termina qui. È come se fosse stata una piccola serie composta da più episodi dove ho voluto raccontarmi e raccontarvi tantissime cose. Sono contenta di averlo fatto tramite questi video che per me sono davvero importanti. Ho voluto appositamente farlo in Val di Fassa perché per me qui tutto ha un senso. Amo il Trentino, amo le Dolomiti, qui è il posto del cuore, per me è casa. Mi sa che in una vita passata ero una piccola Heidi che scorazzava felice tra i verdi prati, che meraviglia! Sono super felice di avervi portato con me in questa avventura, alla quale ho lavorato per tanto tempo e soprattutto cercato di metterci tutto l'amore per poter trasferirvi le emozioni che questa valle mi dà. In più, sul mio profilo Instagram ho creato una storia in evidenza chiamata Trentino 2022, dove ho inserito tutte le stories che ho registrato durante questa mia vacanza in Val di Fassa, in modo da tenerla di ricordo. Ringrazio tutti i nuovi e i vecchi iscritti e non smetterò mai di ringraziarvi per tutto il supporto e l'affetto che mi date. Siete davvero speciali. Ringrazio anche tutte le persone che sin dall'inizio hanno creduto in questo mio progetto per me davvero importante. Grazie di cuore a tuttissimi, grazie per esserci sempre. Vi lovo, un super abbraccio, una nuvola di zucchero.